La seguente conversazione è stata fatta con Silvestro Micera, professore all'EPFL in Svizzera e capo del gruppo di neuroingegneria presso la Scuola Superiore Sant'Anna a Pisa. Silvestro è un rinomato neuroingegnere di fama mondiale grazie ai suoi contributi nella progettazione e nello sviluppo di protesi robotiche. Una di queste è la prima mano col senso del tatto. Durante la conversazione abbiamo approfondito diversi argomenti come la neuroingegneria, la relazione che si instaura con i pazienti, la leadership e i potenziali rischi derivanti dalla tecnologia, incluso la possibilità di impiantare un terzo braccio negli esseri umani. E ovviamente abbiamo anche parlato di intelligenza artificiale. Silvestro è un pozzo di scienza e trasuda passione per il suo lavoro. Quando parlava dei suoi studenti e dei suoi ex allievi, alcuni dei quali sono diventati suoi colleghi, i suoi occhi brillavano di orgoglio. Questa conversazione mi ha ispirato e spero che possa ispirare anche voi. E ora, miei cari, vi lascio a Silvestro Micera. Buon ascolto. Professore all'EPFL e il capo del gruppo di neuroingegneria nella Scuola Superiore Sant'Anna. Quindi partiamo con la domanda. Che cos'è un neuroingegnere? Allora, un neuroingegnere è un ingegnere innanzitutto che lavora in ambito, tra virgolette, neuro, il che vuol dire moltissime cose, vuol dire lavorare con i neurologi, con i neuroscienziati, con i neuroriabilitatori, con i neurobiologi. Cioè, diciamo, l'idea del neuroingegnere è un ingegnere che usa metodologie e approcci quantitativi ingegneristici in vari ambiti neuro-related in qualche maniera. Quindi dal comprendere il piccolo del neurobiologico fino ad aiutare le persone disabili nella neuroriabilitazione, nella neurologia. Come mai in questo periodo è nata l'esigenza di avere un neuroingegnere? Allora, la neuroingegneria è relativamente giovane, ma non giovanissima. I primi esperimenti di neuroingegneria, poi se vuoi il padre storico della neuroingegneria è Galvani, no? Quello che ha scoperto per la prima volta che se tu dai della corrente alla rana, la rana si contrae i muscoli, anche se... Quindi da lì poi l'idea è, mandando per ora tipicamente prevalentemente corrente elettrica, ma anche altro, magari ne parliamo più avanti, tu puoi attivare il sistema nervoso. E per darti un'idea, negli anni 60 già nell'allora Jugoslavia Dubrovnik organizzavano dei workshop al mare con persone che però allora erano ingegneri elettrici, ingegneri elettronici sostanzialmente. Poi c'è stata l'esplosione dell'ingegneria biomedica o della bioingegneria e da questa ha figliato la neuroingegneria. Perché? Perché sempre di più le tecnologie che ora abbiamo possono essere applicate anche in ambito neurologico, neuroscientifico, neuroriabilitativo. Quindi, se vuoi, il boom è legato da un lato all'interesse, no? Aiutare una persona a risolvere i suoi problemi di disabilità, aiutare uno scienziato a capire come funziona il cervello, ma anche al fatto che le tecnologie che ora possiamo produrre, sviluppare e utilizzare sono di livello abbastanza buono perché abbia un senso farlo. Ok, quindi uno dei tuoi lavori, diciamo, è quello di restaurare, ad esempio, se una persona viene amputata la mano, di restaurare quello che succedeva prima quando c'era l'arto. Come funziona nel dettaglio il sensore? Nel senso, io mi immagino una specie di filo che ha due capi, no? Uno è all'interno del nervo e invece l'altro capo dov'è? Cioè, nel senso, esce fuori dal braccio oppure... Ok. No, tu quello che hai nella persona che purtroppo ha un'amputazione di arto, tu hai un moncherino, e in fondo il moncherino, quindi non c'è più l'arto, c'è una terminazione che viene dal chirurgo tipicamente ripulita per quanto possibile e termina con delle terminazioni nervose, con dei legamenti, un pochettino, diciamo, come quando si rompe un ponte. C'è una parte interrotta che il chirurgo, a seconda del tipo di persona, di trauma che ha subito, riorganizza nella maniera più pulita possibile. Quindi termina. Quello che noi facciamo è andare un po' prima del ponte caduto e inseriamo degli elettrodi. Questi elettrodi noi
facciamo due cose. Uno, innanzitutto tu impianti l'elettrodo e stimoli, quindi mandi corrente. Che succede? Una parte delle fibre che tu stai stimolando una volta erano connesse ai sensori delle tue dita naturali, e quindi esiste una via che diceva al cervello: quando questa strada, in questa strada mi arriva qualcosa, allora qualcuno sta toccando il mio indice. Ora ovviamente l'indice non c'è più, ma il cervello lo puoi, tra virgolette, imbrogliare. Stimoli e va su fino alla corteccia motore primaria, che è una parte del cervello a cui prima arrivavano i comandi, e se tu sei abbastanza bravo, tra virgolette, il cervello sente qualcosa che tocca le varie dita. Questa è la fase di calibrazione del sensore. La parte seguente è usare poi una protesi di mano con dei sensori e trasformare l'informazione del sensore artificiale in corrente elettrica da dare al nervo. A quel punto tu non hai più la sensore naturale fibra, ma hai sensore artificiale fibra. Ma questo tipo Monco, no? Moncone, ok. Cioè se io vedo solo il Monco, avrà degli elettrodi che escono da questo? Allora, bravi, in realtà per ora quello che stiamo facendo, sì. Tu hai l'elettrodo impiantato e poi c'hai un cavo che esce dal braccio. Ok, ecco. E che va collegato poi alla protesi. E lì ci sono tutti gli elettrodi. Il passo a cui stiamo lavorando ora, che sperabilmente accadrà entro la fine dell'anno, diciamo entro un anno, è che ci sarà un pacemaker con una connessione a radiofrequenza, in telemetria, wireless. Perfetto. Quindi i cavi andranno dal braccio allo stimolatore impiantato. Lo stimolatore impiantato ha un'antenna interna, io metto un'antenna esterna e l'antenna esterna parla col mondo esterno. Esattamente come un pacemaker cardiaco. Ci sono già sistemi che lo fanno, come i pacemaker cardiaci o gli impianti cocleari. Ok, ho capito. Invece vorrei prendere un attimo una tangente, perché il 3 marzo, nel meeting annuale dell'Associazione Americana per il Progresso nella Scienza, hai proposto l'utilizzo di un terzo braccio. Questo in realtà questa è una cosa completamente diversa, ovviamente. Infatti volevo chiederti che cosa c'è dietro questa idea e perché. Sì, diciamo, si chiama in gergo, diciamo, più o meno tecnico, supernumerary arm control, quindi controllare più di quello che noi abbiamo. Non so, per esempio, due miei carissimi amici, Tamar Makin e Domenico Prattichizzo, in due laboratori diversi fra l'Italia e l'Inghilterra, controllano un sesto dito. Quindi una mano, si aggiunge con due pollici, per dirla brutalmente. Quindi qua. Dall'altra parte, no? Ok, quindi era giusto. Quindi diciamo uno di qua a sinistra del mignolo sei la mano sinistra. Esattamente. Mentre a me interessa controllare un terzo braccio. Ora, per chi ha mai letto i fumetti, c'è il Dr. Octopus, il cattivone dell'uomo ragno, che poi in realtà nelle nuove cose diventa anche buono. Ora non faccio spoiling, però diciamo il Dr. Octopus ha un impianto in realtà nel midollo spinale e controlla altre, se non ricordo male, 4 braccia da octopus, da piovra, da polpo, per questo il nome. Allora, la cosa interessante, la cosa che interessa a me è capire se il cervello può imparare qualcosa di completamente diverso. Per imparare intendi che poi allenate tipo una cosa neurale? Sì, quello che noi facciamo è noi identifichiamo delle informazioni che noi possiamo estrarre dalla persona senza che la persona abbia difficoltà a muovere gli altri due arti. Cioè non è teleoperazione, io non voglio muovere il mio arto e il terzo arto fa la stessa cosa. Ok, quindi fa un'altra cosa completa. Fa quello quindi, che io tipo voglio. Quando andiamo a fare la spesa e mi prende un'altra busta della spesa. Esattamente. Oppure, per esempio, la cosa è nata, immagina di avere una persona dopo un terremoto che con le arti robotici sposta le macerie e con le sue braccia prende un bimbo. Quindi immaginare, ma la cosa divertente è che 2 anni fa è uscito un articolo molto carino su Topolino. E la cover di Topolino era Paperon de Paperoni o Paperino, non mi ricordo più, col terzo braccio. Ed era una storia, fra l'altro io conosco su Twitter lo sceneggiatore, gli ho fatto i complimenti, perché era ben pensata anche scientificamente, non c'era tanto dettaglio ovviamente, ma era ben pensata.
nasceva dal fatto che Paperone vedeva che tutti quanti facevano quello che faccio io ora, tengono il cellulare in mano. Diceva, ma perché non facciamo un holder, un terzo braccio che mentre io cammino mi guarda, mi mantiene il cellulare mentre io faccio altro. Quello è un terzo braccio ma ridotto, perché io non voglio fare un holder, qualcosa che mi tiene, un appoggio a qualcosa. Io voglio fare qualcosa che mi permetta non solo di tenere 2 buste della spesa e col braccio robotico aprire le chiavi, aprire la porta di casa, per esempio. Questo ha potenzialmente ovviamente problematiche etiche, penso ai militari, quanto ci godrebbe viene male. Poi vengo da una famiglia con ascendenze militari in qualche maniera anche, quindi grandissimo rispetto e stima, però diciamo un po' tempting, no? Un po' interessante per una persona, no? Il soldato che ha 3 anni, quindi ha degli aspetti etici, però per me ha un aspetto scientifico interessante. Il cervello riesce ad evolvere. Ora c'è il discorso anche di Elon Musk su come facciamo a controbattere la crescita dell'intelligenza artificiale, magari diventando più umani, cioè avere 3 braccia, 4 gambe, dico per dire, 3 occhi, una specie di uomo bionico, ma non tra virgolette per riabilitare, ma per potenziare, tenendo presente, e poi mi fermo, che in realtà quello che noi spero impareremo su come il cervello impara cose nuove ci può servire anche a far imparare meglio le persone disabili il recupero di un arto, per esempio. Ok, ma non ho capito come è possibile muoverlo. Si dovrebbe fare un impianto oppure lo fai tramite allenando dei muscoli? Bravissimo. Allora, nel breve periodo è tipo allenando dei muscoli. Ok. Per esempio, per farti un'idea, il sesto dito Tamar Makin a Cambridge lo controlla muovendo il dita del piede. Ok. E Domenico Prattichizzo muovendo i muscoli della fronte. Ma come fanno a capire di muoversi? Cioè, cosa c'è? Un filo? Cioè... No, di fatto immagina di avere c'è un elettrodo tipo per quelli per il cuore, per ECG, per darti un'idea. Quegli elettrodi viene messo qui, io registro un segnale e poi creo un algoritmino di intelligenza artificiale, una rete neurale che sulla base del tipo di segnale mi dice fai il compito A o fai il compito B. E la persona e la rete neurale imparano insieme a usare nella maniera migliore possibile i segnali della fronte, per esempio. Quindi l'idea è per ora prendere un segnale non invasivo, può essere un movimento di un arto o un muscolo, e da quelli trasformare. È chiaro, abbiamo pubblicato un articolo con 2 colleghi l'anno scorso, è chiaro che nel breve periodo va bene, ma se quest'idea del terzo braccio o del quarto braccio avrà un futuro con un sistema impiantato. Quindi bisogna fare un'operazione, si dovrebbe fare. Però adesso si fa per persone disabili, sì. no? Cioè, per esempio, c'è il Brain Gate, che è un sistema che ti permette di registrare dal cervello se sei paralizzato e controllare un robot esterno, un cursore, la domotica, eccetera. Come viene registrato il segnale? Ci sono degli elettrodi che sono degli aghi, è una piattina di aghi impiantando. impiantata. Quindi tu apri, il neurochirurgo apre il cervello, trova la motoria primaria, che è l'area da cui partono i comandi dal cervello giù alla periferia, impianta questo elettrodo e si fa un algoritmo, ancora una volta, di machine learning che trasforma il segnale prelevato in comandi di qualcosa, sostanzialmente. Invece potresti dirmi, secondo te, le cose negative di fare questo sempre in ambito scientifico? Perché mi hai detto delle cose positive, però se tu vorresti proprio fare, diciamo, l'avvocato del diavolo. Sicuramente ci sono 2 aspetti. Uno è chiaramente potenzialmente sempre l'augmentation. Cioè c'era un film, ma l'augmentation nel senso io controllo questa cosa per scopi militari, per scopi cattivi. Però c'è un altro aspetto, c'è un film storico che si chiama The Manchurian Candidate, nel quale a un soldato viene impiantato un elettrodo nel cervello con cui
lui viene controllato da dei terroristi, forse l'ho visto. fino a diventare addirittura vicepresidente degli Stati Uniti. Insomma, c'è tutto un meccanismo in cui lui di fatto agisce, non sempre, ma talvolta sotto il comando di queste persone via cervello. Quindi è chiaro che c'è un rischio di interagire con la persona e cambiarle la personalità, no? Cioè, alla fine, per dirti, con Alberto Mazzoni, che è un collega della scuola Sant'Anna, abbiamo cominciato, che sta andando avanti, a affrontare il fatto che alcuni pazienti col Parkinson, quando gli impiantano degli elettrodi, quello come effetto collaterale cominciano a diventare scommettitori, hanno una gambling addiction. Perché? Perché l'area dove vanno a impiantare è una noce piccina che fa tante cose, una delle quali è controllare i nostri impulsi. Cioè, noi ogni tanto vorremmo fare qualcosa che non facciamo. Ed è dovuto anche, però non è il mio settore, non voglio dire sciocchezze, però anche a quest'area qui del cervello. Quindi andando a interagire, tu da un lato rischi di generare questa cosa, ma potenzialmente tu puoi sopprimerla. Però, quindi se tu stimoli in una certa maniera, puoi ridurre il gambling addiction. Ma questa stimolazione è tipo a causa di leakage? Arriva un po' di, non so, corrente da un'altra parte? Bravissimo, Ok. bravissimo. Siccome è una noce, tu vorresti stimolare la parte anteriore della noce. Se però stimoli anche la parte posteriore, puoi creare dei problemi. Non in tutti i pazienti, ovviamente dipende da dove impianti, da quanto uno in generale, credo, non è il mio settore, sarà, come dire, tendente a fare queste cose, però il rischio c'è. Ci stiamo, secondo te, trasformando in cyborg, più andiamo avanti nel... Ma sai, io porto gli occhiali, tu porti gli occhiali, un po' lo siamo già, no? Cioè, il problema è capire fino a che punto questo non diventerà un problema. Però è sempre così, no? Cioè, l'intelligenza artificiale ci permette, ora per esempio, fra un po' Microsoft lo metterà in Word, si chiama Copilot. Ah, ok. Copilot ti permetterà ti scriverà un documento. Ok. Cioè tu dirai a Copilot, devo scrivere una relazione sul tempo e sulla evoluzione della meteorologia a Firenze, e te lo scrive. È chiaro che è un vantaggio, perché alcune cose che magari sono noiose, almeno per dirti anche gli articoli scientifici, Sì. non li scriverai più tu, o meglio, la prima bozza te la scriverà Copilot, e poi però ogni tanto, devo dirti la verità, se qualcuno mi scrive la prima bozza, anche perché alcune cose sono più o meno sempre simili, cioè, capito? Certo. I metodi di un esperimento sono quelli, quindi se Copilot mi li scrive sono contento. Però al contempo, ovviamente, l'intelligenza artificiale genera anche preoccupazione, e così è qualunque tecnologia. Pensa il nucleare. Il nucleare ha creato bombe, ha creato anche energia. Ora si può essere più o meno favorevole al nucleare, ma un po' di aiuto lo ha dato, almeno in un certo periodo. Ma pensa alla risonanza magnetica. Sì. L'imaging a risonanza ha salvato e salva vite di persone a cui trovi dei tumori che puoi fare prima. Quindi è chiaro, è un po' come la lingua della novella, no? Quando gli chiedono portami la cosa peggiore al mondo, è la lingua. Perché? Perché posso parlare male, ma è anche la migliore al mondo, perché posso dire bene delle persone e posso aiutare le persone. Quindi certo. Come in ogni cosa c'è la cosa bella e la cosa negativa. Mi è fatto venire in mente un video che ho visto di Veritasio, non so se lo conosci, che stava facendo un video sulle macchine autonome, sì. E ha fatto l'esempio che all'inizio le persone, quando c'era il primo ascensore, c'era la persona che doveva schiacciare, sì. E perché avevano tutti paura. Però adesso per noi è normale, quindi speriamo che nel futuro sarà normale. Certo. Ma io lo vedo anche una cosa positiva, poter scrivere i cosi, cioè i paper o qualsiasi cosa. Certo, ogni cosa c'è sempre, cioè se poi ci vogliamo focalizzare sulle cose cattive, siamo sempre bravi a trovarle. È chiaro che quello che accadrà inevitabilmente è che alcuni lavori non esisteranno più, e altri non ce li immaginiamo ancora. Ora non so se è vero, ma io per esempio ho letto
che un lavoro che sta apparendo ora è l'esperto di fare le domande all'intelligenza artificiale. Perché capita a tutti, no? Se tu vai su Google Per addestrarla però. per addestrarla e tirar fuori l'informazione giusta. Ok. Tu vai su Google e cerchi qualcosa, delle volte se non metti le parole chiave giuste, Google ti tira fuori immondizia. Ma perché? È perché quello se tu gli dai l'input sbagliato o troppo vago o troppo preciso, non lo trova. Quindi ora non so se è vero, ma davvero cominciano a cercare le persone che sanno come scrivere le domande giuste alle AI, perché le AI risponda nella maniera utile. Essere molto dettagliato nelle domande secondo me è una skill molto elevata, diciamo. Beh, lo vedo sempre al lavoro, perché se chiedi una cosa e non sei molto specifico, la gente potrebbe capire un'altra cosa. Ed è difficile, io lo trovo almeno io lo trovo difficile. Deve esserlo, perché pare che queste persone vengano pagate $200.000-300.000 all'anno. Okay. Ti ripeto, l'ho letto, non mi ricordo dove, non so se è vero, però è verosimile, mettiamola così, e lo sarà sempre di più. Un politico italiano molto tempo fa, ora non faccio il nome perché non è più tanto popolare, comunque disse una cosa secondo me è vera. La generazione, mio figlio ha 15 anni, mio figlio che salutiamo. Ciao France! Ora sta facendo lezione, aveva anche una verifica, sa com'è andata. Il mio figlio probabilmente farà un lavoro che ancora fra 20 anni, che ora non esiste. Questo però ovviamente è una sfida enorme che ha a che fare, e questo riguarderà anche, penso appunto, teoricamente domani mattina abbiamo l'auto a guida automatica, il tassista scompare a quel punto. Sì. Per dirne una, ora peraltro è una categoria un po' bistrattata, ma io li trovo simpatici, vado sempre molto volentieri, ci chiacchiero, però potrebbe gli autisti degli autobus, a quel punto se è tutto automatico sarà tutto automatico. Quelle persone che pensa, tu sei giovane, ma io mi ricordo, faccio finta di essere, no, ma sei più giovane di me, forse non hai mai visto il casellante all'autostrada. Vabbè, vivendo in Sardegna non avevamo le autostrade, non abbiamo ancora. Quindi, però io lo sapevo che c'erano. Ma ora non c'è più. Ora no, sì. Al massimo che ti succede è che ce n'è uno, oppure quando tu pigi ti senti una voce che non so neanche da dove arrivi in realtà, che ti dice, ma tipo quando mi si è rotto il telepass, mi sono fermato perché mi dava rosso, dove è entrato, dove è uscito, io non so se lui era lì o era io ero a Firenze, magari era a Sassari o era in Portogallo o in India no, perché l'accento era italiano, però poteva essere in qualunque parte del mondo. E per te è una cosa positiva o una cosa negativa che tra 15 anni non ci saranno più lavori, o non dai neanche una specie di giudizio, è così e basta? Allora, sarà così e basta, ma è una cosa, quindi è inevitabile, ma è una cosa, non dico terribile, ma importante, perché noi dobbiamo prepararci ad aiutare, ma anche categorie che tu non ti aspetti, tipo l'avvocato, il giornalista, scusate, non so che, il giornalista, tutte categorie. Se Copilot mi può scrivere l'articolo, può scrivere anche l'articolo di un giornale. Noi ora non voglio esagerare, però avremo la necessità di ripensare noi stessi, forse anche lavorando meno. C'è tutto io sono un grande appassionato di Star Trek, no? E lì mi sembra che vivano una vita tutto sommato serena, nel senso, probabilmente anche lavorando un po' meno, però ecco, sarà un cambiamento epocale straordinario, superiore probabilmente anche alla prima e alla seconda rivoluzione industriale, che fecero del bene all'umanità, ma fecero anche tanto male alle singole persone, no? Io sono c'è un libro che ho letto con grande interesse, si chiama Meritocrazia, perché noi associamo sempre, ed è giusto, alla meritocrazia un valore positivo. Diamo più merito, più soldi, più opportunità a chi merita, a chi si muove meglio, chi ha più capacità, ed è un po' inevitabile e un po' giusto. Al contempo la domanda vera è: ma
chi rimane indietro per n mila motivi, che ne faccio? Ora sto divagando rispetto alla scienza. No, va bene, Però che ne facciamo di questo? Come le aiutiamo? Come le aiutiamo? In che direzione andiamo? E più la tecnologia ci sostituirà nei lavori, più avremo bisogno di persone probabilmente con skill superiori. Psicologicamente parlando o Anche culturalmente parlando. Cioè, se tutti i lavori manuali fra 30 anni li faranno o molti, per esempio, molti lavori manuali ripetitivi già ora li fanno, pensare nelle catene di montaggio, i robot. Okay. Però sono ambienti molto strutturati, no? Capito? Se il robot deve prendere una roba e avvitarla, la fa. Se deve prendere la portiera di una macchina e attaccarla, esatto, o dipingerla, lo fa. Non è ancora in grado di lavorare in un ambiente non strutturato, quindi quando ha bisogno di un minimo di capacità di capire che cosa fare in maniera più evoluta, ma probabilmente fra 20 o 30 anni lo potranno fare. Allora quello che noi dovremmo fare, e poi chiudo una lunga parentesi, secondo me, oltre a aiutare le persone a essere formate, è non disperdere ora un patrimonio che noi in Italia soprattutto, ma non solo, abbiamo con l'artigianato di altissimo livello. Stavo proprio pensando a quello, perché quello non sì, ma magari tra 200 anni scomparirà, io non lo so. Ma anche lo sbagliare a fare una cosa, sì, se sei un artigiano, questo riesci addirittura a trasformarlo in una cosa unica, sì, dicendo questo qua è stato un errore, ma in realtà sì, da questo è nato quest'altro. Ma tu sicuramente conoscerai Brunello Cucinelli, quello che fa il cashmere. No. Lui è un la saluto se mi sente. Lui è un genio matto, io lo adoro. Ora fa delle cose che costano una cifra che noi non possiamo permetterci, ma perché usa un cashmere bellissime e costosissime. Però quello che c'è dietro come idea è proprio quello, la valorizzazione dell'artigianato di altissima qualità. Quindi lui ha creato questa azienda nelle Marche. Le Marche hanno un distretto di high quality, pensa Tod's, Hogan, della Valle hanno una sede principale lì nelle Marche. E appunto la sua idea è valorizziamo chi fa queste cose, ma penso agli orafi fiorentini, per dirne un'altra. C'è tutto un know-how che noi abbiamo, che noi dovremmo spingere moltissimo di più, un po' perché la gente ce lo chiede. Ieri, per dirti, la cucina italiana è stata candidata a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, dell'umanità. Cioè noi abbiamo, noi come italiani, un artigianato di grandissima qualità, ma in qualunque regione d'Italia tu hai qualcosa di particolare, dall'uncinetto all'oro, tantissime cose differenti. Noi dobbiamo valorizzare quelle cose lì. Ora, magari fra 200 anni il robot Adelaide saprà fare come la mia povera nonna uncinetto, e allora ci inventeremo fra 200 anni, però per 200 anni potremmo stare tranquilli. Sto divagando, ma insomma. Ok, adesso torniamo nei progetti che per esempio ai quali lavori. Immagino che adesso, non perché sia vecchio, ma perché sei molto esperto, adesso la tua figura è più o meno diciamo manageriale, perché ci sono ad esempio quelli che si occupano dell'elettronica, quelli non lo so, della meccanica. Com'è che gestisci tutte queste figure? Allora, innanzitutto è vero, tipicamente quasi tutti i lavori, ma il lavoro del professore universitario in particolare, più tu cresci e più hai, tra virgolette, risultati in qualche maniera, più fai meno. Io sono un ingegnere elettronico segnalista, diciamo, di background. Okay. Il primo shock è stato quando ho cancellato dal mio computer MATLAB. Tanto non lo usavo più e l'ho tolto. Ora ho imparato Python, insomma, però per sfizio personale, mica per altro, che altro non lo userò più. Però ecco, l'obiettivo è proprio quello, creare un team, il che vuol dire, come sempre, scegliere le persone giuste. E giuste vuol dire, ovviamente giuste tecnicamente, ci devono saper fare, ma devono anche avere una certa attitudine ad affrontare problemi non strutturati insieme a persone con un altro background, quindi molto non strutturati e multidisciplinari. E poi a quel punto il mio compito
è di metterle insieme e coordinarle in maniera tale che ognuno di loro dia il massimo in maniera coordinata. Per farti un esempio, prima della nostra chiacchierata abbiamo fatto un meeting e io, ecco, apro una parentesi, una grande fortuna che ho è che ho degli studenti, dei collaboratori tutti straordinari, di grandissima qualità, di grandissima serietà, impegno e anche con uno stile particolare, no? Cioè in qualche maniera fanno le cose bene ma anche con grazia, se posso dire. E una di queste, Elena, con cui ho fatto la riunione un attimo fa, le ho detto: mi raccomando, ora in generale l'ingegnere biomedico è il collante spesso degli altri, perché siamo un po' tuttologi, che è un bene, che è un male, ma è anche un bene. Quindi riesci a parlare con il fisico, l'elettronico. Quindi l'idea è semplicemente creare il team e poi aiutare a parlarsi e spingerli nella direzione che in quel momento mi sembra più ragionevole. Pensi che sei circondato di persone brave perché tu vivi in un ambiente molto elevato? Nelle PFL si sa che vanno i migliori d'Europa, se non anche nel mondo. Sì, ma guarda, ora siamo qui anche al Sant'Anna, per dirti, la scuola Sant'Anna ha gli honors college, sarebbero gli allievi ordinari, quelli che arrivano nel collegio, ne selezioniamo tipo uno ogni 30 dei candidati e sono tutti di altissima qualità. È chiaro, la fortuna è di essere in due università nel mio caso, ma in un ambiente che attrae, tu hai un ambiente che tradizionalmente attrae persone brave. Sì. Gli offri delle sfide interessanti in un ambiente interessante e con dei risultati alle spalle che dimostrano che qualcosina si tira fuori. Io dico sempre ai miei dottorandi, quando cominciano, dottorandi e dottorande, mi raccomando, non vi fate prendere dal superio del dottorando. Ce la devo fare, oddio, l'ansia. Allora, l'ansia purtroppo è umana, ma quello che cerco di fare è costantemente spiegargli che io ormai ho dottorato una cinquantina di persone, alcune sono miei colleghi e gli altri hanno creato aziende, cioè, diciamo, non ce n'è uno o una che non abbia trovato il giusto posto nel mondo. Quindi state tranquilli, perché poi un altro aspetto a cui tengo molto è la salute mentale. Io nella mia email, io purtroppo non dormo tanto, e nella mia email ho scritto Hope for a miracle. No, quella è la frase del Talmud che mi piace molto, spera nei miracoli ma non ci contare. No, sopra mi ha consigliato una mia amica su Twitter, e l'ho copiato, è una frase che dice: potreste ricevere questo mio email in un'ora non lavorativa. Non mi aspetto che voi mi rispondiate subito. Immediatamente. Rispondetemi quando potete. E anche lì, per esempio, io appunto mi sveglio presto la mattina e tipicamente mentre la famiglia dorme, mia moglie è addirittura più mattiniera di me, ma il figlio eccetera, lavoro e mandavo le mail alle 6 del mattino. Una mia dottoranda molto brava e molto carina mi disse, gentile, ti dispiace se non le mandi alle 6 del mattino le mail perché mi danno ansia. E io le calendarizzo per le 8 del mattino. O le calendarizzo o semplicemente le tengo in draft e poi le mando. Cerco di evitarlo. Ma secondo me l'ansia può essere anche, cioè può aiutare a fare meglio, perché a me capita di parlare, ogni tanto devo fare dei report, no? E a seconda da chi li devo fare, io proprio, cioè ho paura, però so che quella paura mi aiuterà a migliorare. È vero, basta non superare il limite patologico, cioè quello che mi preoccupa, e purtroppo ci sono evidenze in ambito accademico, è uno stress eccessivo. Cioè lo stress, uno, è inevitabile, come dici tu, fa bene, no? È come l'adrenalina, ti genera... Beh, anche adesso sono molto emozionato. E ora no, però. No, è vero, perché comunque sia, cioè, per me è un onore, è bello Grazie. stare qua. No, Grazie. grazie. Però, cioè,
la sto, come dire, sfruttando per cercare di fare il meglio. Certo. Basta non sentirsi schiacciati. Sì, sì, sì. Quindi un consiglio, quando è che cioè quando è che si inizia a stare male, com'è che si riesce a capirlo? Da fuori o da dentro? Cioè, No, da dentro, vabbè, poi ovviamente il tuo compito è anche cercare di da dentro alleggerirli. semplicemente quando senti che il peso di questa cosa è intollerabile. Guarda, ci sono sempre momenti in cui tu vuoi spegnere la luce, no? E in qualche maniera basta. Però se ti capita tutti i giorni, ogni minuto, allora vuol dire che devi fermarti. Ok, ok. Perché poi se vai in burnout, ho visto persone andare in burnout e poi insomma tornare indietro, si torna fortunatamente quasi sempre, Certo. però non è piacevole. Quindi alla fine la cosa bella di questo lavoro è che è un lavoro totalizzante. Tu puoi pensare a fare ricerca dalla mattina alle 5 quando ti svegli fino a mezzanotte. E io ho amici bravissimi che riescono a farlo senza soffrirne. Bene, benissimo, ma se ne soffri, fermati. Un altro mio collega bravissimo, Ilal all'EPFL, che si occupa di Alzheimer, lui è molto 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 insistente sul tema della salute mentale degli studenti e dei professori, perché in un ambiente molto buono, come dicevi, è anche molto competitivo. Sì. E quindi ora appunto o sei un alfa tra virgolette, quindi reggi questa pressione, o se sei un bravo ricercatore, un ottimo ricercatore, ma ne soffri, è bene non farsi schiacciare. E invece i pazienti, anche loro, cioè, potrebbero soffrire un po' di, non lo so, perché un esperimento sta andando male, oppure non so, qualcos'altro. Allora, Avete anche questa sì, premura nei loro sì. confronti? Diciamo, ci sono tre aspetti secondo me. Uno è la speranza che non tanto io che sono un ingegnere, ma i clinici con cui lavoro riescono a dare a queste persone. Stamattina mi ha scritto una persona il cui fratello purtroppo ha avuto un grave incidente, io l'ho messo in contatto con dei clinici con cui stiamo lavorando. E lei era molto contenta perché il clinico ha detto: non lo so se sarà reclutabile, ma potrebbe essere reclutabile per questo esperimento. Quindi gli ha dato una speranza. Quindi questo è il plus. Ovviamente il negativo è quando invece non gli dai la speranza o magari provi a farlo e non funziona. Quello che noi cerchiamo sempre di spiegare, uno dei miei colleghi senior con cui ho lavorato per anni, con cui lavoro, Paolo Rossini, che è un neurologo che era al Gemelli e ora è al San Raffaele Pisana a Roma, lui mettiamo sempre, ma è stata una sua idea, nei ringraziamenti una frase: ringraziamo i pazienti A, B e C che hanno donato gratuitamente alla scienza una parte del loro tempo. Perché prima di arrivare a un sistema clinicamente utilizzabile ci sono un sacco di pionieri, che non siamo noi, sono i pazienti, che si donano nella speranza per loro ovviamente, ma spesso soprattutto per l'umanità, che con il loro aiuto si faccia un passo nella direzione giusta. E il terzo aspetto è proprio questo, la cosa che mi fa una tenerezza sempre, a parte io racconto sempre di una signora a cui avevano impiantato un sistema, lei era paralizzata, non muoveva le mani, per rimuovere le mani, un movimento semplice, Una pinza. tipo una pinza, e lei al figlio disse: comprami una penna perché domani ritorno a scrivere. Quindi, capito, questa è una cosa incredibilmente, non la dimenticherò mai, perché tornando al Talmud, no? Chi salva una vita salva il mondo intero, dice il Talmud, è la frase poi di Schindler List, no? Ed è, secondo me, non solo salvare una vita, ma anche migliorare la vita di una persona di un pezzettino. Forse non salva il mondo intero, però salva qualcosina, no? E la cosa però incredibilmente bella è che si crea sempre un rapporto in cui loro a un certo punto fanno gli esperimenti perché noi si abbia successo. Cioè, spesso vedi, quando magari una cosa non funziona o non funziona subito,
il disappunto che è anche, e però caspita, questi ragazzi, perché vedono magari dei ragazzi giovani che passano le nottate per risolvere i problemi, vogliono aiutare noi, cioè alla fine no, noi vogliamo aiutare loro, ma in quel momento loro vogliono disperatamente aiutare noi, dimenticando, guarda, è così, dimenticando il vantaggio che loro potrebbero averne magari fra un po'. C'è un meccanismo bellissimo, guarda, e ci sono miei ex studenti che appunto molti sono anche già colleghi, Stani, Marco, Giacomo, Ivo, potrei continuare a citarne tanti, e loro hanno vissuto questa esperienza di, non dico simbiosi, ma di link forti, e continuano a farlo in quello che fanno ora da altre parti con altri pazienti, con i pazienti, che è stupendo, vale veramente la fatica. Ma per diventare paziente com'è la procedura? Bisogna compilare, non lo so. Dipende, in generale quello che si fa quasi sempre è contattano me o i clinici io poi li mando dai clinici, loro vengono valutati dal punto di vista clinico, quindi che è l'entry point. Dopodiché vengono chiamati e si fa anche un'analisi complessiva anche psicoattitudinale, perché specialmente in queste fasi lo stress per il paziente non è banale, perché sono immersi in una realtà per loro nuova, in cui gli si chiede di fare delle cose nuove, quindi devono avere anche la capacità psicologica di poter dare una mano. Quindi l'empatia in tutti e due i casi, cioè sia voi che loro è la base. È fondamentale. È capitata, direi, nel 99% dei casi, ed aiuta a fare quel pezzo in più, no? Ti dà l'ultimo miglio, è perché tutti insieme vogliamo spingere, sia i pazienti che i terapisti, i medici, gli ingegneri, tutti assieme, no? L'ultimo miglio lo fai spingendo tutti assieme. E il momento magico, magic moment, ce lo descrivi? Ora, questa cosa la dico sempre e non lo so quanto, però a me il magic moment è quando tu fai l'impianto, tipicamente se puoi, in alcuni casi puoi fare un'analisi preoperatoria e vedi se la cosa funzionicchia. Poi però il paziente per 2 o 3 giorni rimane sotto controllo post-operatorio finché tu non lo attacchi alla macchina. E fai lo switch on, accendi la corrente e lì quasi sempre, delle volte abbiamo avuto anche dei magic moment poco magic che poi abbiamo risolto nel tempo, ma in generale è il momento in cui chiedi: senti qualcosa, riesci a fare qualcosa? E guarda, c'è un video bellissimo, non nostro, ma di pazienti con l'impianto cocleare, quando switch on the stimulation, accendi lo stimolatore, c'è il bambino che sente la mamma e fa gli occhioni, la signora che sente il figlio e si mette a piangere. Il momento in cui ti rendi conto che quella cosa può dare almeno a quel paziente, magari per un periodo limitato, una sensazione che ha perso. A te come ti fa sentire questa cosa? È una cosa che è come la signora della mano, no? È una cosa che non dimentichi mai, perché e non la dimentichi anche nel momento negativo, no? Cioè quando per qualche motivo non ha funzionato o non ha ancora funzionato, però è sempre un momento magico, davvero, che non dimentichi mai. Ok, e invece questa è una domanda un po' provocatoria, ma anche profonda, perché tu obiettivamente sei uno dei migliori neuroingegneri al mondo, qua lo dico io, ok, in circolazione, però non tutti, ma molti esperti peccano un po' di umiltà. Quando è che secondo te bisogna essere arroganti e perché quando si è arroganti magari si pensa di essere molto esperti, ma in realtà non si sa esattamente le cose. Invece quando si è troppo umili si pensa di non sapere, ma invece si sa. Allora, secondo me arroganti mai, ok, mai, non fa mai bene da nessun punto di vista, mai. E secondo me ho esperienze di colleghi molto bravi che lo hanno capito sulla loro pelle, perché ne hanno avuto problemi e hanno imparato almeno a controllarsi.
Beh, problemi con la persona con la quale si stavano... Problemi con gli enti finanziatori, problemi con i pazienti. Ovviamente. Cioè, in generale, secondo me, l'arroganza fa sempre male. La sindrome dell'impostore non ti abbandona mai. Non mi abbandona. Ora, io ho fatto 50 anni l'anno scorso, mi sono dottorato 23 anni fa, quindi comincio ad avere una certa età. La sensazione è che non sai abbastanza, però è come lo stress, dicevi tu, no? In qualche maniera ti aiuta a voler fare di più. E secondo me l'umiltà è la cosa giusta. Andare sempre educati, coi piedi di piombo, allo stesso tempo non sminuendo quello che sei, no? Perché San Tommaso credo dicesse che è peccato non riconoscere i propri talenti, quindi essere ragionevolmente umili e capaci, però sinceramente, non finti, se no non ha senso, riconoscendo che ci sono tante cose che non sai e che ti puoi porre con rispetto nei confronti di tutti. Secondo me questo va sempre bene. Alcune volte può non essere compreso all'inizio. All'inizio... Cioè, se tu vai a fare una presentazione e fai il bold un po' arrogante, probabilmente sembri più figo di uno che arriva lì tranquillo, ti spiega le cose serenamente. Ma alla lunga, secondo me, paga. E invece quando tutte le cose vanno bene, quindi ci sentiamo, non so, bene, invece nel momento in cui iniziano le cose a andare male, ma ad esempio in un esperimento, come fai a gestire tutte queste emozioni? Non solo tu, ma anche tutto il team. Non è facile. Diciamo, la cosa che bisogna fare in quei casi è cercare di capire a mente il più possibile lucida cosa c'è che non va e cercare di porre rimedio. Però ecco, secondo me in quel caso la cosa importante è mantenere veramente la calma, la lucidità e cercare di capire pian piano quale si può fare. Ovviamente più tu hai esperienza, ne hai viste e sai che quasi sempre ne esci, non sempre, ma quasi sempre ti dà una maggiore tranquillità. E questo però vuol dire che le prime persone da tranquillizzare sono i più giovani. I poco esperti o in generale, perché i più giovani sono più fragili accademicamente, nel senso il dottorando. Io ho una dottoranda che ora lavora in una bella azienda che fa consulenza, anzi devo scriverle nei prossimi giorni. A un certo punto le doveva fare un esperimento, ci aveva lavorato tantissimo, si è rotto qualcosa, l'ho dovuta raccogliere col cucchiaino. Ma perché? Non solo ma perché io ormai la mia carriera accademica l'ho fatta, posso pubblicare qualche articolo in più, la startup nuova, qualche soddisfazione magari nei prossimi 15 anni, spero di prendermela, però per lei quello esperimento era la sua vita. Quindi le persone che vanno aiutate e protette sono quelle più giovani, o per esempio il ricercatore che è in valutazione per diventare professore. Cioè ogni età, per esempio alla mia età la preoccupazione, io ce l'ho meno perché sono tranquillo, però c'è, e in qualche maniera che arrivino i giovani leoni e tu finisci. Quando tu invecchi devi rassegnarti all'idea che finirai ai lati della fotografia. E questo guarda, io ho uno dei miei maestri, Manfred Morari, era emerito professore al Politecnico di Zurigo, stato al Caltech. Fai conto, uno dei mamma santissimi, io faccio il controllista, Manfred, un fuoriclasse. E una volta si stava per andare in pensione, per fare retirement, e diceva: ti do 2 consigli, uno non ve lo posso dire, uno ve lo dico, ed è: ricordati che se tu vai fuori ora e chiedi ai miei dottorandi chi erano le persone che 30 anni fa per me erano dei miti, non ne conosceranno, a parte, che ne so, Nyquist, cioè quelli proprio famosissimi, tipo Einstein. Allora, quelli sì. Ma se tu vai fuori e chiedi, quindi io lo so già che fra 30 anni, nonostante lui era conscio di aver fatto una carriera stellare, fra 30 anni non mi ricorderanno. Allora io sono pronto ad andare, come dire, fading away, no? E c'è il finale del Signore degli Anelli, è molto bello, in cui loro tutti quanti un po' alla volta prendono la barca e scompaiono da qualche parte.
Cioè, secondo me, alla fine, ogni età ha delle difficoltà. E la mia sarà, immaginare fra 10 anni, come dire, fading away. Magari, non so, giocherò al golf, giocherò a tennis, diventerò campione di scacchi, non lo so. Mi troverò giardinaggio, mio papà adorava il giardinaggio, cioè qualcosa del genere. Invece per i più giovani però è chiaro, devo prendere la tenure, devo diventare professore a tempo indeterminato, devo finire il dottorato, devo fare un bel postdoc per andare a fare il professore. E per loro l'esperimento specifico è più delicato ed è più importante. Mm-hmm. Quasi. E il fading away come te lo vivi? Tranquillamente? Cioè lo accetti Sì. oppure lo sopporti? No, lo accetto, è inevitabile. Diciamo, spero di avere ancora 5 anni, forse 10, di cose carine da dire. 5 penso di sì. E poi però la cosa bella è che ho già cominciato è vedere i propri allievi diventare colleghi. Mm-hmm. È una soddisfazione. È una soddisfazione straordinaria. Io ho miei ex studenti che sono professori al Politecnico di Zurigo, all'Università di Pittsburgh, in Inghilterra. Cioè, ora sto toccando ferro, un altro dovrebbe diventare un'università prestigiosissima entro fine anno, uno altro in Canada, non faccio la lista, però diciamo sono relativamente giovane per essere un professore universitario, che però ho già tanti studenti colleghi. E io dico sempre, l'ho sempre detto sempre a Marco in particolare, che ora è a Pittsburgh, l'obiettivo è che loro siano migliori di me. Sì. Un bravo leader è così. Loro devono diventare professori più bravi di me, alcuni lo sono già in realtà, ma tutti devono diventarlo. E secondo me l'obiettivo nei prossimi 10 anni sarà avere altri 20 miei ex studenti in giro. Il top sarebbe nelle migliori 30 università del mondo di neuroingegneria, la metà hanno miei studenti. Non ci arriverò ovviamente, perché ci sono tanti altri, io sono sempre stato molto carino, ci sono tanti altri colleghi bravi come me e più di me, però in generale l'obiettivo ora è quello, no? Creare una scuola in qualche maniera. È un consiglio che daresti ai ragazzi che si sono appena diplomati, invece quelli che stanno studiando all'università, per avere una vita emozionante e anche una carriera bella, diciamo? Provare a fare quello che gli piace, che poi è ovvio in qualche maniera, no? Cioè, io ho un carissimo amico che purtroppo è anche morto giovane, che ha avuto un po' la vita rovinata perché i genitori lo hanno spinto a fare una carriera che lui non voleva. Poi purtroppo ha avuto anche la sfortuna di avere un male grave e non c'è più. Però secondo me fate quello che vi piace. Cioè, se volete fare, ora il cuoco va molto di moda, è però un lavoro durissimo. Fate il cuoco, non è che dovete fare per forza l'ingegnere. E se volete fare l'ingegnere, scegliete anche qualcosa di poco popolare. Cioè l'ingegneria biomedica, che ora è molto popolare, 25, io mi sono iscritto nel 90, quindi 30 anni fa, più di 30 anni fa, non era mica tanto popolare. Però era quello che volevo fare. Però è difficile a quell'età dire ai tuoi genitori no. Certo. Cioè non tutti riescono. Certo. Dipende moltissimo dal ragazzo, dai ragazzi, dalle ragazze, dai genitori. Che non sia facile è fuori di dubbio. Dai, l'ultima domanda, la più difficile o più stupida, non lo so. Qual è secondo te il senso della vita? Allora, guarda, c'è un video bellissimo di un film, di una serie TV che non sono riuscito a vedere perché è tristissima, con Ricky Gervais, a cui è morta Afterlife. E c'è una scena molto bella in cui una signora dice a Ricky Gervais: le persone quando sono buone, la civiltà è piantare alberi che tu sai dalla cui ombra tu non potrai avere vantaggio. Cioè, se tu metti un seme di un albero, l'albero diventerà abbastanza grande perché farà ombra quando tu non ci sarai più. Secondo me il senso della vita è aiutare le persone per quanto possibile,
con un'idea di fare delle cose che non necessariamente daranno vantaggio a te. Piantare un seme per un albero la cui ombra tu non potrai utilizzare. Secondo me, se tutti noi riuscissimo a fare, non sempre, che poi non è che essere santi non è da tutti, no, forse lo è da tutti, però non tutti ci riusciamo, però quantomeno l'idea di fare le cose, aiutare nel piccolissimo, aiutare gli altri, anche nelle bischerate, no? Cioè dare la precedenza, aiutare la vecchia, sono bischerate, però non sono un santo e non ho questa pretesa, però anche piccole cose, secondo me, piantare semini che altri, i cui frutti altri raccoglieranno. Un po' di altruismo, questo secondo me aiuta. Di aiutare il prossimo. L'ho fatto un po' lunga, sì, questo è il riassunto. Molto bene. Grazie mille, mi ha fatto Grazie a te, piacere, mi sono è divertito stato molto. un onore davvero. No, piacere mio, grazie mille. Grazie per tutto quello che stai facendo per il mondo. Ci proviamo. Grazie a te e a presto. Arrivederci. Ciao. Grazie per essere arrivati fin qua e ora vi lascio con una frase detta da Silvestro stesso. Spera per un miracolo, ma non farci affidamento. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.